Allora, mi sa che devo aumentare leggermente l'audio dello showcase. Lo aumentiamo leggermente. Vediamo ora com'è. Facciamo i controlli prima della live, così siamo a posto. Credo che vada bene, se non è il caso ditemelo, avvisatemi se ci sono problemi, se volete magari che aumenti il volume dello showcase, che riduca quello del microfono, o comunque sia come devo bilanciare. Signore e signori, un attimo perché OBS mi fa le bizze. Un attimo, ok, dicevamo. Buonasera zio Albo82, tutto bene spero? Comunque per l'appunto buonasera, OBS non fare altre bizze. Bentornati su MP Stream. Sì, è la serata arrivata, il PlayStation Showcase, il primo dallo scorso settembre. Io già ieri ho delineato un po' quello che mi aspetto, comunque sia quello che sappiamo, in realtà molto poco. Possiamo... più alto, allora aumentiamo ancora di più lo showcase, facciamo... dimmi così come va. Aumento ancora? Perché non vorrei che poi si sentisse troppo alto, anche magari in sede di... Ah, ok. È cambiato lo sfondo. Aumentiamo ancora allora? Allora, ho messo a meno 8,5 decibel. Il microfono è a 0,0, quindi c'è la differenza, però voglio capire se per l'appunto adesso va bene. In ogni caso, stavo dicendo, ieri ho già delineato un po' quello che penso che ci potrebbe essere, quello che sappiamo che in realtà è molto poco, sappiamo... Per certo, diciamo che ci sarà Spider-Man 2, possiamo ben presumere che ci sarà anche The Last of Us Factions. Immaginiamo che ci sarà una presenza first party Sony o comunque sia PlayStation Studios su un certo livello, perché è da tanto tempo che... Ok, perfetto, grazie mille zio Albo, perché è da tanto tempo che in effetti non c'è roba. È da un bel po' di tempo. Avremo immagino anche Stellar Blade e Rise of the Ronin, non titoli first party ma comunque pubblicati a PlayStation. Secondo me potremo anche avere... roba tipo il nuovo titolo di Band Studio, il nuovo titolo di Media Molecule. Questi sono, diciamo, titoli con chance non troppo alte, però secondo me potrebbero anche starci. Forse anche il titolo di Bungie, potremmo vedere un po' più di iniziativa Gas Games as Service di Sony. Poi, lato terze, lato indie, che poi in realtà bisogna anche considerare che avremo anche la parte dedicata alla PlayStation VR 2, quindi io ieri ho ipotizzato che vedremo, ad esempio... Lato first party, nuovo titolo di Asobo, ovvero un nuovo titolo tipo Astrobot e compagnia cantante. Lato first party, minimo almeno Resident Evil 4 VR. Però in generale comunque terze parti. Metal Gear Solid 3, ovviamente. Io ho ipotizzato anche, magari, Tekken 8, perché è un titolo per il quale Sony ha una partnership con Namco per la promozione, ovvero comunque sia molto solida da questo punto di vista. E sarebbe, vista anche la fascia oraria in cui verrà trasmesso in Giappone, che sarebbero le 5, potete vedere anche di qua. Come ho detto ieri, mi aspetto un certo rango di titoli giapponesi, quelli con un pubblico molto più vasto al di fuori del Giappone piuttosto che all'interno del Giappone. Quindi ad esempio Metal Gear Solid 3 ci può anche stare il remake, Tekken 8 ci sta chiarissimamente come titolo di questo tipo. Final Fantasy XVI, vista circostanze anche. Secondo me anche il remake, la parte seconda del remake del 7 potrebbe stare qua. Non è detto, perché potrebbero anche riservarlo per un altro evento, visto che comunque c'è anche il 16 da promuovere. Però ho pensato anche a Project Awakening di Cygames, che non si vede da eoni ormai, quello che se non sbaglio aveva tanto dei Souls, almeno come impatto grafico, come estetica. Poi in generale ho pensato anche a titoli. Ho pensato ad esempio, vabbè, questo più è un lancio nel vuoto, Mass Effect, visto che a quanto pare secondo Jeff Grubb non ci sarà Dragon Age, però è un lancio abbastanza nel vuoto. Ho pensato anche, ad esempio, vabbè, questo è impossibile secondo me perché immagino che Rockstar Games lo vorrà promuovere più vicino al lancio. Grand Theft Auto 6 sarebbe un colpo di immagine di un certo livello, come avere il primo trailer, anche se CGI, di Grand Theft Auto 6. Poi, per quanto riguarda gli indie, visto che molto spesso non si sa che ti capita, ed è un po' il bello, ho pensato al titolo di Inside, che è un titolo che non si vede da molto tempo, anche lui, e potrebbe anche magari spuntare e cincischiare fuori come titolo in arrivo al Day One sul Plus.
Però ci siamo, sono le 10. Sta per iniziare, a brevissimo inizia. Quando inizi Sony? Vabbè, a brevissimo comunque ci siamo, gente. Ci siamo, lo showcase è in arrivo. Mi domando se partiranno un'altra volta con una commercial come hanno fatto con lo scorso showcase, quello di settembre 2021. Che era la roba per farsi fighi, per farsi belli, con tutti gli easter egg, eccetera. Quella della scacchiera, degli scacchi, per chi se la fosse dimenticata. Sì, PlayStation ci sono. Vabbè, tanto inizia adesso. L'altra cosa è che tra l'altro, visto che hanno parlato di Focus su PS5 e PlayStation VR 2, mi sono domandato, ma ci saranno anche titoli che sono in arrivo sia su PS4 e PS5? Tipo, potrebbero mostrare in quel caso anche un Grand Blue Fantasy Versus, Grand Blue Fantasy Versus Rising o anche Grand Blue Fantasy Relink, che sono in arrivo anche su PS4. Oppure il Focus è esclusivo per PS5 e PlayStation VR 2, quindi non abbiamo titoli che sono in arrivo anche per PS4. Purtroppo non si è capito, cioè ha detto Focus, bisogna capire, è stretto oppure tipo i Focus di Direct che dicono sì per un certo periodo ma poi in realtà vanno ben oltre. Ci siamo. Se comincia. Vabbè, tutti i materiali visivi catturati su PS5 oppure su Development Kit di PS5. Ovviamente con stile all'inizio, tutti i fasci di luce, i simboli storici, tutta la scena. Vediamo come iniziano. Ok, trailer cinematic, non gameplay, PlayStation Studios, si inizia first party. Ah, Haven! Questo, allora, è il team del director di Assassin's Creed, se non sbaglio. Però questo è Gas, se non ricordo male. Questo è Gas. You wanna know about us? Seems like everyone does these days. Abbiamo i permessi per mostrare questi vecchi cartoni animati? Quindi abbiamo tanti miliardari. Vabbè, proprio lo scopo è rubare ai ricchi, non penso per dare ai poveri. E puoi avere anche di più orologi d'oro. Agisci adesso. Allora, meglio comunque che non partire con la commercial stramba. Meglio così. Aumento un po' il volume perché in effetti è basso. E in effetti forse era basso anche di là, giusto, è vero. Allora un attimo che faccio un aggiustamento. Ok. Abbasso anche un pochino di qua in effetti. Sì, ma questo è tipo Payday. Ah, abbiamo anche, allora, le coperture. Ok. Questo un po'... Vabbè, non è il mio tipo di gioco, devo essere sincero. Mi fa molto Payday, credo, comunque. Fair Games. C'è anche The Finals, che... Allora, prendi fino a quando ce la fai. Ci si vede presto, abbiamo anche il QR code. Vabbè, almeno, trailer non troppo lungo. Mi sta bene. Però comunque in effetti finalmente lo vediamo. Quello, ripeto, se non sbaglio, è il titolo della ex director degli Assassin's Creed, il team che è stato di recente anche acquisito da Sony. Hi everyone. Oh no, I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Oh Interactive. no. I'm delighted to be here today to introduce what's Io invece next non for sono PlayStation deliziato dalla 5. tua presenza, guarda. We're now into the third year of the life cycle of PS5, and we've been fortunate to have so many fan-favorite titles released on the platform. What's even more exciting is that developers are just scratching the surface of what's possible with the gaming experiences that they create. Today, you'll get a glimpse into some of the most breathtaking and imaginative content. Vabbè, no, qui sarà... Vabbè, qua chiaramente è tutto controllato. Tranquillo, zio Albo. What you've all been waiting for. Enjoy the show.
Ok. E basta che tu non parlare più. Comunque, ripeto, meglio iniziare con un gioco piuttosto che con la commercial del cavolo. PlayStation Studios. Beh, si parte a manetta con gli studi, eh? Super Earth. E il Divers 2? Our home. Aspetta. Our way of life. But freedom doesn't come free. Questo ok. La mia famiglia. No, la recitazione falsa. Ah, ecco per l'appunto. Look familiar? Scenes like these are happening all Salve, over sono the Troy galaxy McClure. Vi right ricorderete di now. me per interpretazioni in film You quali... could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself È il that you Divers have 2. the strength È il Divers and 2. the courage Credo to che sia be lui, no? free. Tecnicamente anche questo è un gas. The Helldivers. Sì. Gameplay, perché va a 60 frame. Arrowhead presents Experience true freedom. Internet e Plus richiesti per giocare The online. freedom to travel the galaxy and secure the resources we need to build a better tomorrow. Almeno questo mi sembra... mi attira un po' di più rispetto all'altro per games, almeno come estetica, trovo io. And introduce them to our sophisticated technology. Poi non so perché fa un po' Air Defense Force con tutti questi insetti giganti. And represent the best of what Super Earth has to Sono proprio dei ragni giganti. become part Oh, of an granchi. elite peacekeeping Il Giant force Enemy Crab, no. and work together to spread prosperity, Ok. liberty, and democracy. E soprattutto democrazia. Become part of something larger than yourself. No, comunque finalmente, indicato come si fa. Hero. Become a legend. È tutto sporco comunque. Helldiver. Becoming a Helldiver may Quest'anno, result in decapitation or PS5 morbid e indication. PC. E Not all PC. Helldivers survive. Quindi tecnicamente abbiamo anche roba che non è soltanto su PS5. Tecnicamente, però. Non fare adesso il Richard. Non è roba per me! Questo è... Sir? Oh no! 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 Il mid no! Ho già dovuto sopportare Godfall una volta, non anche questo! No! No! Il mid no! Non è come Godfall, però cazzarola! Hai un titolo dove dici di avere first person shooter con la magia e la magia è quasi sempre come le armi normali. C'è qualche cosa di buono tipo l'aliano, anche lo scudo, però l'estetica è così tanto riciclata da tanti altri titoli, cioè vedo l'arancione, il blu ovunque. Oh, questo è per fare numero, perché bisogna riempire l'ora. E mi dispiace dire queste cose, però è proprio uno di quei titoli che quando lo vedo è come Godfall, proprio... Con tutto che credo che sia meglio di Godfall, vedo qualcosa in più di Godfall, però è uno di quei titoli che proprio mi attrae pochissimo proprio. Poi sentire i sviluppatori che dicono, noi siamo quelli che cerchiamo originalità, poi vedo sta roba. Già vista. Spero che mostrino altro. Però, comunque attenzione, abbiamo un titolo IE l'evento, quindi magari Mass Effect si mostra in qualche modo. Anche in effetti gli original, diciamo che è un po' diversa la questione. Your men killed my family. Don't turn your back on me! Sì, ripeto, comunque un po' visto. Guerra ovviamente, vabbè, posso comprendere, però è proprio lo stile. È tanto lo stile. Immortals of Mid. Questo esce tra l'altro il 20 luglio, quindi anche a breve. Tolgo già un punto lo showcase per questo. Allora, 505 Games, questo cos'è? Ok, questo no, non ho la più pallida idea di che cosa sia.
Non mi sembra malaccio, almeno questi primi secondi. Ah, aspetta, forse ho capito. Ghost Runner 2? Potrebbe essere lui. Annunciato un po' di tempo fa anche. E penso di sì. Penso di sì. Beh, comunque, fino ad ora abbiamo avuto titoli su titoli. Sì, Ghost Runner 2. E tra l'altro mi sa che questo era la roba che è spuntata fuori. Ok, tra l'altro quest'anno. Che è spuntata fuori da Bill Kun perché riconosco il logo. Riconosco il logo. Poi. Comunque in effetti abbastanza rapidi con i trailer, fino ad ora. Knowing you have only 66 days to live. No! Ah no. Ho visto un secondo lo scenario così mi è sembrato Bloodborne. Scusate. Che cos'è sta roba? S-Game chi è? Just run away. Che cos'è? Titolo cinese, forse Lost Soul Asylum. Non vorrei dire una cavolata, però visto che questa mattina abbiamo avuto anche, sì, credo che sia titolo cinese, che abbiamo avuto anche un evento di Sony in Cina dedicato alla sua iniziativa cinese. Sì. No, non credo che sia Lost Soul Asylum, però un altro titolo cinese. Non sembra male. Non sembra male. Tra l'altro tutto doppiato anche. He let you live? What secret did you sell him? Sembra ben fatto. Un pochino forse derivativo, però non mi sembra fatto male, ecco. Quell'arma lì mi piace, quel braccio là mi piace. I movimenti là mi piacciono anche tanto. Oh, coperture anche. Ok, questo è figo. Questa parte qua è la figa. Oh, il parkour. Ok, il parkour lo eleva molto secondo me. Almeno io ormai cerco. Se vedo opzioni di mobilità importanti, lo godo. Queste armi così. Un po' steampunk, un po' no. Sembra molto tanto. Sembra tanto action comunque. Sì, mi piace il parkour, mi piace. Mi domando quanto sarà esteso, ma mi piace. Ancora niente VR? Bella schivata questa. Patience is the key, master. Time is not on his side. Al momento direi forse il titolo che mi ha colpito di più dello showcase. Sarà l'estetica, sarà anche il tipo di gameplay, sarà il parkour. Che poi in realtà Ghost Runner 2 anche lui dovrebbe avere, se non sbaglio, elementi di parkour. Però. E non è male neanche lui, almeno da quello che ho visto. Phantom Blade Zero. What's your plan? Knowing you have only 66 days to live. Soltanto 66 giorni da vivere. Potevano fare almeno 69 per il numero bello, no? Questo è stilizzato. Molto stilizzato. Figo. Figa questa estetica. Che cos'è? Dai visionari artisti dietro. Abzu, The Pathless e Journey. Fa molto giorni in effetti. Figo.
Ecco, questo è un altro titolo che ci voleva da vedere allo showcase. Oh, questo mare del deserto è bello. Bello sì, tra l'altro, in effetti, un po' anche Tony Hawk. Questo mi garba. Molto, molto visionario, sì. Sword of the Sea. È un po' ridondante dire in arrivo su PS5, però va bene. Cioè, lo sappiamo, l'evento Sony. E poi, tra l'altro, a parte tutte le first party di un certo livello non confermati PC, però. Questo è... A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs and wonders. Things that I, in my garden, could never have imagined. Questo cos'è? Think of the world we could build if we believed in ourselves. Mi gusta l'estetica. If we truly believed in what it Mi means gusta to quella be piramide sentient. tecnologica. To face the universe without fear or delusion. Imagine vast cities full of life and light. Great towers rising towards the sky. O camminare anche all'incontrario. So much would be possible if we believed, if we still had faith. Ok. Ah, The Talos Principle, no? Interessante annuncio. Altro titolo indie, tra l'altro. Altro titolo indie. Buono, 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 andate. Buono, buono. Dai creatori di Gris. Molto interessante. Oh. Quando mai non si vede un uccello diventare una pianta? Quando mai non si vedono piovere uccelli a catinelle? Voglio tanto sapere la finestra, che vedo già una visione, però sono molto curioso. Urca. Ce l'ha fatto oppure no? Mi sa di no. Assolutamente no. C'è anche il piccolino. La piccolina. O piccoline. Almeno il sacrificio non è stato invano. Neva 2024 Devolvere Nomada. Questo invece... Aspetta, Cat Quest. Hanno showcase Cat Quest? E lui credo, sì. Non mi aspettavo questo tipo di titolo allo showcase. Tra l'altro era da un po' che non c'era un altro Cat Quest. Ne ho sentito parlare anche bene, se non sbaglio. 2024. Ah, abbiamo titoli PS4 anche, attenzione, attenzione. Quindi ecco, abbiamo il focus, quindi non è stretto. Ok. Tra l'altro trailer proprio piccolino, però.
Questo cos'è? Square Enix. Ok, sembra però roba più sull'occidentale. No, aspetta. No, col cavolo, forse. O un Plague Doctor. Sembra comunque roba multiplayer. Ok, 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 no, estetica più orientale. Okay, it's a showtime! Ovviamente multiplayer. Uno sfavillio di colori. Uno sfavillio anche di acqua. Di acqua sì. Ma è ninjala. No, quello è quello come masticare. Qui invece è con l'acqua. È super liquidato il gioco! È il gioco del super liquidato! Super 60 frame. Un po' di differenza in effetti tra l'altro tra la CG e il gameplay, anche se devo aggiungere. Questo chi è che lo sviluppa in Square tra l'altro? Quale dei team di Square? Oppure è un team esterno? Perché pensavo che fosse estetica occidentale, ma no, è estetica comunque orientale. È comunque ninjala mischiato a Super Liquidator. Abbiamo anche musica un po' dance. Fa un pochino sonicar la musica. Vabbè, ovviamente dance, però dico proprio il tipo di dance. Ready for the Foam Star Party? Tra l'altro tante bolle. Ci sarà Bubble nel titolo, suppongo. No, Foam Stars, anche PS4. The Black Squire! Ok, bello, 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 bello. Welcome Bello vederlo qua, vai, 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 vai. Mojo. Here we find John, Questo era fighissimo. the Lucky Squire, and his friend, Violet. Interessante che non lo mostrino però al... cioè che non Our vengono mostrato di heroes nuovo prima protect the al land Devolver Digital from the Showcase. villainous sorcerer, Questo è tanto figo. They adventure to the edges of their Mescolare realm, arte 2D and con even 3D in questo modo in maniera beyond. continua. there Jot finds a whole new world to explore, with dangers, Fighissimo. surprises, and Fighissimo. attractively furnished accommodation. Our heroes must battle Humgrump across the two realms if they are to save their beloved land from his diabolical designs. Off the page and into Figo, che adventure. figo, fatto benissimo. Vabbè, quest'anno, però non abbiamo ancora una data specifica. Però, bello vederlo, bello rivederlo. Un triangolo, un cercolo, la croce, un quadrato. Oh, ancora 0 VR, forse ci siamo? Aspetta, è Minecraft? No. Un attimo l'estetica me l'ha ricordato, però. E l'è sta roba? Sono un po' confuso. Sono molto confuso. Quindi abbiamo un altro gioco dove si ruba, però in blocchi, tanti blocchi. Estetica alla Minecraft, anche alla 3D do tiro. E GTA mischiato a Minecraft come estetica. Il miscuglio è di un certo livello però. Che poi vedi anche l'acqua realistica nel mondo con tutti i blocchi. Qui però non costruisci, distruggi soltanto e basta. Questo è Teardown, in arrivo su PS5, Saber e Tuxedo Labs.
Eccola. Quest'anno, e per dircelo, fanno sfondare alla PS5 un tetto. Beh, in effetti, con la grandezza che ha, ci può stare. Silenzio. Non gameplay vero e proprio. Trigger warning per quelli che soffrono delle varie fobie. Ok, una povera rana rossa. Uccello, ok. Tempesta sullo sfondo. Jurassic Park. Jurassic Park, credo. O comunque qualcosina ce l'ha. Oh! No, forse non Jurassic Park, però... mostri sì. Perché me lo ricordo la recensione rotta, ecco. Che può essere tante mille cose, vero, però. Oh. Eccola. Eccola. La bombazza è arrivata. Direi la prima super bombazza dello showcase anche. E abbiamo anche trailer lungo, eh sì. Metal Gear Solid Alpha? Cioè, vabbè, Snake Eater. Non abbiamo più però il numero. Ah, non lungo però, proprio teaser trailer così. Mi aspettavo di più però come teaser trailer. A questo poi io mi aspettavo una roba di 5 minuti. Aspetta. Ah, abbiamo anche la collection. Volume 1, tra l'altro PS5, non PS4. Dreamlit che cos'è? Allora, quindi catturato su PC. E la collection era... in realtà doveva essere annunciata a quanto pare più tardi, però non lo so. Questo che cosa? Non si è visto nulla comunque, perché mi aspettavo un teaser trailer più lungo comunque. Proprio niente. Oh, componente di costruzione. Carina questa parte qua. Bello scenario qui. Ah, comunque siamo non a metà, però siamo vicini alla metà dello showcase. Comunque, allora, Towers of Agaspa 2024. Beh, comunque in ogni caso la quantità di titoli è notevole, almeno fino ad ora. Questo cos'è? Final Fantasy XVI? No, è Assassin's Creed Mirage, credo. Ecco, questo di sfuggita allora l'ho preso però. Perché ho pensato che ci sarebbe stato... No, che cos'è? Square Enix. Ah, allora è Final Fantasy XVI? Sì, scusate. Allora, ho confuso Assassin's Creed con Final Fantasy. Vabbè, ci ho preso comunque perché pensavo che ci sarebbe stato un trailer. Questo immagino che sarà il trailer con l'annuncio della data della demo. E beh, in arrivo nel prossimo mese. Vuoi non promuoverlo un'ultima volta? In un evento con tanta rinomanza mediatica? È vero che ci sono stati anche le preview questa settimana, però...
To hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. Are you with me? You will pay for what you've done. Why aren't you dead? You are Ci sono molte parti che sembrano tanto fighe di Final Fantasy. Molte parti. I was forced to kill. You do it by choice. They don't believe in me. They believe in the powers that dominant. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? Ever led astray by your blind resolve. And thus is the light of hope severed. We don't need your salvation. We'll save Non ourselves. abbiamo bisogno della tua salvezza. Abbiamo il potere degli icon. Come to me, Ifrit! Lunghino, cioè è uno dei più lunghi degli ultimi 10 minuti e passa, tra l'altro. What are the dominants? We are but mighty acts of God. Enough of this. I use my talents to my advantage, and you would tell me there is shame in that? Devo essere sincero, spero di vedere più da Sony in questo momento, perché tante terze parti, comunque un bel po' di indie, purtroppo in molta Sovietico, però mi immagino che comunque sia avremo Spider-Man e l'altra roba potente di Sony, proprio per parte Sony verso la fine. Un po' come lo scorso showcase, però al momento direi che la parte di mezzo è migliore. È vero, al momento soltanto una singola bomba, Metal Gear Solid 3 Remake, però direi comunque sia meglio della scorsa volta. Più varietà, c'è chiaramente più varietà. Vai! Data della demo sarà tipo 2 settimane, quindi 8 giugno. Il destino cadrà. E lo sapevamo? Abbiamo anche la data della demo? No, non abbiamo la data della demo. Quindi al momento presenza giapponese all'evento. Fombis di Square, anche Final Fantasy XVI di Square, poi Metal Gear Solid, Delta, Snake Eater e la Collection. Quindi finora Square e Konami. Vediamo se Capcom si presenta grazie a Resident Evil 4 VR, ad esempio. E in effetti niente VR fino ad ora. I'm trapped here. In this nightmare. Ah, giusto, Silent Hill. Allora, è Silent Hill perché immaginiamo che anche questo ci sarebbe stato, giusto? Every Giusto. word is a step forward. Ah no, Alan Wake, questo l'avevo detto che ci sarebbe stato. Qui ci ho azzeccato. Ok, via. The victim was one of E immagino che annunceranno anche la data di uscita FBI d'ottobre. Special Agent Robert Nightingale. So you knew our victim? Only the rumors. He was chasing a writer. Molto Someone tranquilla la knew they were cittadina, here. Was playing a game with them. Killer left a message. It's for us. The text is about us. We were all Il trapped testo in del a libro horror story. riguarda noi. Alan, cosa scrivi? The horror story wanted us dead. Gameplay, immagino. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. No, va tutto bene. Non vedi che la tranquillità fatta persona, fatta cittadina, dove state? Tutto tranquillo. Vedi soltanto gente che cammina come ombre, mostri con più braccia. Non è tutto normale. Quello è Ben Tennyson, non capite. Alan Wake 2, ottobre, 17 ottobre, esatto, guardala. Quando ci sono gli doppiatori che leakano, è facile prevedere. È facile. Assassin's Creed Mirage, adesso sì che lo prendo. Adesso sì che ci sono. A questo punto mi domando se vedremo anche Avatar, perché se abbiamo un titolo Ubisoft con la data che viene annunciata oggi, il 12 ottobre, mi domando se avremo anche Avatar. Perché, ripeto, Avatar dovrebbe avere una partnership, cioè Ubisoft e Sony dovrebbe avere la partnership per la promozione del gioco. Tra l'altro questo dovrebbe essere l'Assassin's Creed che ritorna un po' più alle origini rispetto ai precedenti. Però anche questo ha l'albero dell'abilità, quindi non so quanto.
We need to find a way to get you inside without being seen. You could Tra l'altro bribe the 60 guards to frame. look the other way. Buonasera anche a te, I shall Nothing see underscore what 78. flavor Come va? best Spero suits tutto me. bene. Scusa un attimino qua. Fino ad ora, vari titoli interessanti, alcuni meno, ciao Immortal Sovevium. Però al momento la bomba vera è stata Metal Gear Solid 3. Non si è ancora visto. Immagino che avremo le bombe a breve, perché comunque siamo alla metà. Dura poco più di un'ora, ma tra l'altro la VR dov'è? Manca la parte VR. Immagino che la vedremo a breve. Perché chiaramente. Cioè, proprio nulla della VR. Devono presentare. Vabbè, immagino che non sarà un segmento così grande. Però un pochino lo devono mostrare. We will be watching. 12 ottobre per l'appunto. Pre-order disponibili ora. Fingi! Si torna agli indie. Ah, questo è VR però. Credo che questo sia VR perché l'abbiamo visto forse anche. Allora, no, aspetta, che c'era un titolo che mi aveva confuso l'altra volta. Non credo che fosse Fingi però. Questo cos'è? Allora, Nothing, fino adesso abbiamo avuto 2 annunci Sony, 2 titoli Games as a Service, tra cui anche il Davers 2. Poi hanno mostrato anche il remake di Metal Gear Solid 3, annunciando anche la collection in arrivo su PS5. Poi vedremo le altre console anche sulle quali arriverà la collection. Primo volume, tra l'altro, con il primo, il secondo e il terzo. Tra le varie, poi i vari titoli indie mostrati. No, questo è un altro titolo, Revenant Hill. Sorgete insieme. Dicono anche PS4 però. Altro segmento strafigo. Ma dov'è che abbiamo adesso la VR? La VR dov'è che sta? No, giuro. Sarà in Cygames! Oh, Cygames. Questo dicevo che forse sì, forse no, però Gran Blue Fantasy Relink. Oh, ci sta. Un titolo dello sviluppo di un travagliato enorme. Ma veramente tanto enorme. Questo immaginiamo che potesse essere un titolo, se ci fosse stato anche PS4, del rango, dato l'orario. Anche perché Gran Blue Fantasy è un team a un certo livello in Giappone, dovrebbe esserlo, il Link, però ci può stare come livello. Vediamo se c'è anche la data a questo punto. Vediamo se c'è anche la data. Dicevo comunque titolo, sviluppo di un travagliato, annunciato anni fa, sviluppato anche la Platinum Games, poi Platinum Games l'ha abbandonato, hanno dovuto riprendere varie cose, risistemare. E in effetti non sembra figo come lo era una volta, non sembra male, ma non sembra figo come era ai tempi di Platinum. A questo punto vedremo anche il Versus Rising, forse. Beh, Cygames è l'altro giocatore giapponese che si è unito al gruppo. Ah, ma tra l'altro Stellar Blade, Rise of the Ronin e Stellar Blade soprattutto dove... Vabbè, immagino a breve. Ci sta. Non ancora data, abbiamo però un periodo, inverno 2023. Ok. Street Fighter 6. Si è aggiunta anche Capcom, però Street Fighter 6. Immagino, primo... Vabbè, sì, si sapeva comunque. Primo trailer per il primo personaggio di DLC. Penso. Non mi ricordo come si chiami, però hanno già mostrato i primi personaggi DLC. Come ho detto, tra l'altro, anche ieri, ho provato la demo. Anzi, sia la beta che la demo. E quanto faccio cagare a Street Fighter, quanto faccio cagare, ho avuto difficoltà a battere la CQ a livello 7. CQ, scusate, a livello 7. Mi devo molto migliorare, però lo voglio prendere. Mi piace, mi intriga veramente tanto. Ma tanto. Come ho detto ieri, ho provato soprattutto Luke, visto che nella demo il personaggio principale sono lui e Ryu adesso disponibili. Però ho provato anche Kimberly un po' nella beta e mi piace tanto. Ecco, appunto mi piace tanto Kimberly da utilizzare, però la utilizzo come una cagna. It's probably worth looking into this nice shawl business. That power seemed to be the Satsui no Hado. Was it simply a trick of the senses?
Bison. He attempted to set the world under his heel through violence. Tanto figo. A Tanto veritable figo. madman. Non me l'aspettavo perché comunque sia in realtà esce a brevissimo, tra una settimana. Quindi posso capire Final Fantasy XVI, però questo un po' meno. Però vabbè, promuoverlo proprio poco prima dell'arrivo. Però se c'è il trailer primo DLC, ha un senso. Non ha un senso. Non ha, ha meno senso. Ha meno senso. Questo cos'è invece? Sì, ma Sony è la VR. A questo punto immagino parte VR e poi parte finale con gli altri titoli Sony. Mi gusta. Fa molto, non voglio dire Metroidvania, ma dico Search Action Game. Definizione coniata anche da Matt McMasters, quindi penso che ci stia. Un bordello di colori. L'estetica mi ricorda, allora un attimo, mi ricorda tipo copertine di CD degli anni 90, non vorrei dire una cavolata. Ultras. ...2024. Tra l'altro senza console, ovviamente. Vabbè, PS5 è ovvio, però. Altro sciacchetto. No, comunque... non so dove contare i titoli. Ne stanno mostrando veramente tanti. Almeno questo devo riconoscerlo. Perfect World Games chi è? Sviluppatore asiatico, direi. Forse sempre cinese o forse anche coreano. Sali sul Mac. Shinji, sali sul Mac. Un attimo che mi cambio i vestiti. Il mondo deve essere cambiato. Sono d'accordo, ma è Genshin e Tom. Cioè proprio è, anzi, Honka Impact, cioè roba Olioverse e Tom. Però aspetta. Ma anche la UI mi ricorda molto un po' roba Olioverse, scusate. Olioverse. Oltorne. Vabbè, molto multiplayer, tanto focus sul multiplayer comunque. Un po' anche sul Monster Hunting, vorrei dire. Tra l'altro Genshin Impact avrà di recente a breve l'aggiornamento per le osservazioni subacquee, proprio in tempo, proprio in tempo. Ah, Tower of Fantasy, aspetta, questo è il titolo già uscito su mobile da tempo, ecco. Ok, questo che è? Capcom Dragon's Dogma 2. Oh! E tra l'altro lo sparano così direttamente. Cioè, ecco, il secondo grande annuncio dell'evento. Guarda un po'. In sviluppo anche da un po', tra l'altro. Io ho il primo su Switch. Non so quando inizierò. Ari-Engine, chiaramente Ari-Engine, cioè. Oh, al momento le due bombe sono... Con tutto che ho detto, l'orario potrebbe cambiare in effetti la questione dei titoli giapponesi mostrati. È un po'... è vero, perché è un certo tipo di titoli giapponesi che è stato mostrato in gran parte, però fino ad ora le bombe principali sono quelle giapponesi all'evento. Ancora più dei giochi Sony.
non lo so! That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Bell'annuncio questo. Bell'annuncio. Non è che esci anche il primo trimestre 2024, dato che ci sei. Così, a sfregio. Welcome back No. for another week of career fulfillment and minimal Ok, social forse interaction. questa è roba VR. Forse We questa know è how roba challenging VR. it can be to find a place where you feel that you truly Ma belong. forse aspetta, è And to Five find a Nights at job that treats Freddy's you mostly ancora. with respect and only infrequently with contempt. For that reason, we are excited to Non inform commento you sulla that you did risoluzione an perché adequate anche enough job the proprio first time around to lo have stream you back. stesso, quindi io più che altro vedi magari connessione risoluzione bassa perché è piano. Also, there were no other applicants. Ecco, per So l'appunto. strap yourself in and get motivated to an appropriate degree. Of mod. Because you ain't seen nothing yet. Ah, certo. Five Nights at Freddy's Help Wanted, che questo se non sbaglio è già uscito, cioè ne avevo già sentito. Ah, il 2, ecco appunto il 2. È VR per caso? Non ricordo, vabbè. Jumpscare! Fine 2023. Altro sciacchette. Eccoci, ci siamo, la VR. Vediamo quanto dedicano. Vediamo. Quindi immagino, parte qua VR e poi parte finale con altra roba Sony. Resident Evil 4 VR. Ecco, qua ci ho preso. How far could he have gone? Resident Evil 4, tra l'altro, che almeno dalla demo, il gioco intero non l'ho comprato, mi è sembrato molto figo. Dico il remake proprio. Lo dovrò comprare prima o poi, però a giugno, se sono convinto, prima... Sarà comunque messa Capcom per me, perché prima Street Fighter 6 e poi Ghost Trick. In VR deve essere bellone questo. Tra l'altro, giusto, è vero, i fan di Itsuno per Dragon's Dogma saranno contentissimi. VR mod. Ah, quindi ancora in sviluppo, perciò non uscita a breve. Vertigo Games, questo cos'è? Oh, forgive me, Father, for I've sinned. Oh, I've seen. Sì, certo. Like, a lot. You see, everything started 2 years ago, when I met Fred. And ever since then, it's like I see his face everywhere. Ah, questo aspettate, The Walking Dead, no, non penso che sia The Walking Dead. Perché c'era anche un titolo Walking Dead in VR in arrivo per PlayStation VR 2. No, un'altra cosa questo. But what's a bit of armless fun? Hello, ugly. Armless fun, va bene, ok, quei giochi di parole. And since I met my new best friend, I guess I get a little overprotective. Ok, very overprotective. Sorpreso di non vedere... Allora, se abbiamo parte VR e poi parte seconda di Sony, sono sorpreso di non aver visto Tekken 8 a questo punto. La presenza giapponese è stata maggiore di quanto mi aspettassi, perché è Metal Gear Solid ovviamente, però Dragon's Dogma 2 forse me lo sarei dovuto aspettare, però non lo aspettavo, non lo immaginavo qua, anche se chiaramente più attenzione al questo titolo. Però più di quanto non troppo, ma più comunque di quanto pensassi, indubbiamente. Sì. Fino ad ora però Sony ha presentato soltanto di suo i 2 titoli Games as Service, quindi mi immagino che alla fine avremo Spider-Man, indubbiamente, però mi domando quanto oltre andremo rispetto all'ora, perché sappiamo che è più di un'ora il
Quindi, vabbè, qui è stato anche un pochino più tardi, quindi fate conto che sono passati 48 minuti. Mi domando, perché Spider-Man indubbiamente, ma avremo parte di gameplay bella lunga oppure no? Perché mi domando se possiamo vedere anche altro, perché voglio capire quanto sono i mostri di suo, cioè... È il primo showcase dopo anni e dopo un anno e mezzo e basta. Crossfire Sierra Squad. Non mi direte già finita la VR, perché se no rido veramente tanto. No, non mi direte già finita la VR. Ah no, ok. Ok. Tra l'altro, Little Devil Inside ancora non si fa vedere. Proprio non si fa vedere. Hanno fatto vedere tanta altra roba indie, il che è molto buono. Plucky Squire, bellissimo anche. The Sword of the Sea, se non sbaglio, bellissimo anche lui. Poi che altro stava? Quello di creatori di Gris. Molto bello. Questo è carino, inaspettato ma carino. Questo forse l'abbiamo già visto. Allora, non vorrei dire una cavolata, ma mi sa che forse questo l'abbiamo già visto in un altro, in uno state of play. Forse. Perché mi ricordavo, allora se non sbaglio mi ricordavo un pochino Deathloop. Sì, l'abbiamo già visto, mi ricordo. Sì. E tra l'altro a memoria il trailer è molto simile. Non vorrei dire una cavolata, ma è molto simile. I need you to focus. The clock is ticking. You have to adapt. Oh raga, tra 5 minuti Bloodborne Remastered. Ve l'assicuro il marcone vostro. Io mi aspetto la bomba finale comunque, scherzo a parte. E ripeto, mi fa un pochino strano vedere che fino a... Synapse, sì. Mi fa un pochino strano che tra l'altro era... 4 luglio. Buona indipendenza dell'America. Che tra l'altro era anche in una slide rilasciata ieri da Sony durante il business briefing segment briefing. Beat Saber, ok, che ci sta sempre. Vabbè, promuoviamolo comunque. Anche questo mi sa che era sulla slide dedicata da parte di Sony nel business segment briefing di ieri, dove hanno dato alcuni dati su PS5, Station VR e c'erano anche le slide con i vari titoli. Per l'appunto c'erano sia Synapse, c'era forse anche Sierra Squad, se non sbaglio, Crossfire, e poi anche Beat Saber. Shadow Drop! Con il music pack di Queen. Tra l'altro ho no DMCA. E la parte VR, vediamo se continua ancora oppure se è finita. Direi finita. La VR è terminata. Oh. Ah no, era il trailer. Questo cos'è? Cos'è un po' schifo, ma che cos'è sta roba? Bungie! Ok! Ci avevo preso su questo! Titolo Bungie! L'avevo detto ieri che potevano mostrare, l'avevo detto! Quindi tecnicamente siamo tornati dalle parti di Sony, anche se Bungie è separata, non è proprio propriamente PlayStation Studios. Quindi tecnicamente siamo a 3 titoli Sony, ma vabbè 2+1 perché Bungie ripeto un po' separata e 3 titoli gas. Però l'estetica non è male, l'estetica fa un po' schifo per certi versi primi, ma non è male. C'è un qualcosa di diverso. Se soltanto non ci fossero gli errori di connessione. Non si vede una mazza del gameplay, immaginavo, però. Quindi abbiamo giocatori che hanno comunque quindi che perdono sangue di blu, quindi letteralmente proprio colori quando vengono uccisi. Oh, bella alta quella torre. Da dov'è che si poggia? Marathon, sì, era il titolo che era spuntato. Marathon. Scopri di più su marathonthegame.com.
fanghi. Appunto. Quindi adesso non gameplay, questo cos'è? I don't even know where to begin. Neanche io, guarda. Aspetta, questo You've cos'è? missed so much. We've slain gods. Che cos'è sta roba? Vanquished nightmares. Fought alongside those who we once fought against. I wish you could have been there. Che cos'è? Yeah, me too, kiddo. But hey, I'm Cos'è here sta now. roba? Wherever the hell here is. Ah, Destiny 2. Ok, vabbè. Ci può stare anche. PlayStation Studios. Quindi terminiamo, sì, si inizia Firewalk, si inizia e si finisce con PlayStation Studios. Firewalk era l'altro team che è stato acquistato di recente anche, ormai un anno fa, di recente. 15 seconds. 10 seconds. 5, 4, 3. Regunners, here we go. Non voglio dire una cavolata, ma credo anche questo Game as a Service. Concord, la musica non male. Sì, Gas, PS5 e PC. Non si è visto? Namaz. Stacchet. Sony, Column. The best Gran Turismo players in the world will compete for a place in racing history. Non puoi mostrare il trailer del film di Gran Turismo! Non puoi! Ho capito che c'è, ma non puoi! Andiamo! E mo mi arrabbio! Porca troia! Ok, tecnicamente è vero che ad esempio al Direct di settembre 2021 abbiamo avuto il cast di Mario. Però almeno quella era una cosa di un certo... Questo è un trailer che sembra molto simile a quello che abbiamo già visto, che hanno mostrato 2 settimane fa. Ma dai! Almeno lì c'era la parte divertente, Chris Pratt come Mario, Jack Black come Bowser, Anna Taylor-Joy come Peach, Seth Rogen come Donkey Kong. Questo è il trailer che tra l'altro... allora, è tutto commercialata, quasi tutto, ma mi sembra molto più commercialata questo del film di Mario per certi livelli. No, dai! Thank you for joining us today. Before we get into our final game, I have a few announcements to share. At PlayStation, innovation is our passion. And that applies to not just what games you play, but how you play them. Later this year, we will launch a dedicated device that enables you to stream any game from your PS5 console using remote play over Wi-Fi. Ah no, questo è il controller se non sbaglio, no? It has an 8-inch HD Ah no, il Q-Lite! Ma è proprio un controller, è un DualSense con attaccato uno schermo. È proprio, è come il culo di PS5 attaccato allo schermo. Vabbè, questo sì, è il Q-Lite. I'm also pleased to reveal our first ever PlayStation earbuds, which will bring next generation audio immersion Tanto to droppato così, PS5 che sarebbe per appunto il dispositivo che utilizza la connessione con PS5 da remoto. New wireless technology will deliver lossless audio with low latency, giving you lo schermo non sembra per niente male, però veramente un DualSense diviso in due e ci hanno attaccato lo schermo. Ma almeno integrarlo di più! Showcase demonstrates our continued commitment to delivering experiences that surprise and delight our players. I want to thank all of you for your unwavering support for PlayStation. Cioè, la bomba finale è Spider-Man 2. Non mi sembra Spider-Man 2. No, deve essere Spider-Man 2, per forza di cose. Cioè, non puoi terminare lo showcase senza Spider-Man. È Kraven, ecco perché, Kraven. Ecco perché.
Adesso ho capito, scusate. You grow slow in your old age, Sergei. Credo che sia Kraven. Ah no, quello è Kraven. Scusate, se comunque la sfuggita al Marvel, però credo che sia lui. Sì. Più che altro per la questione di titoli Sony. Cioè, letteralmente... No, e osceno non lo definirei, zio Albo. Osceno non lo definirei. Però... mi fa strano che non ci sia la... Allora, tecnicamente Spider-Man può essere considerato come bomba finale. Perché gameplay, lo si vede di più. Però mi fa strano che tutti gli altri titoli Sony annunciati all'evento siano davvero gas. Cioè, vabbè, Wolverine non me l'aspettavo. Cioè, ho messo tante di quelle possibilità. Media Molecule, vabbè, anche molte con poche possibilità, Il remake di Horizon. Però... ripeto, osceno no. Osceno proprio no. Peggio è stato quello del 2021, di settembre 2021. Senza dubbio. Almeno la parte di mezzo mi è piaciuta molto di più di quella del 2021. Ci sono stati anche annunci giapponesi e non di pochissimo conto, anzi. Però... mi rimane un pochino il boh, cioè mi rimane un pochino... non lo so, mi sa che un'altra... Oh, salve. Buonasera. Forse è meglio allontanarsi. Oh, gameplay, infatti gameplay. Peter, sicuro che il simbionte sia a posto? Però figo da controllare. Le mosse sono fighe. Madonna. Era Metal Gear Rising. Allora a questo punto, visto che abbiamo il volume 1 della collection, Metal Gear Solid, vedremo che... immagino che il volume 2 avrà tipo Peace Walker e Rising. Mi sembra naturale. Tra l'altro è bello che lo chiamino Delta e non il 3, giustamente. Tutto bene, Peter? Il simbionte riesce a controllarlo? No, perché altre volte ti sei messo anche a ballare. Me lo ricordo ancora adesso. Lizards across the river. I'm not gonna make it in time. Cambia il Miles. Beh, sì. Mi domando quanto sia facile, cioè quanto sia le possibilità del cambio di prospettiva. Perché è comunque open world. Mi domando se sia specificatamente per certi momenti del gioco oppure se possa essere fatto in qualsiasi momento. Genki, the lizard's loose at the fish market. Must be sushi night. Ci avevo preso anche sulla parte di gameplay dedicata a Spider-Man. Quello che mi viene da dire è che in effetti non abbiamo visto troppa gente che l'ha hypato in una maniera assurda rispetto allo scorso showcase di settembre, di 2 anni fa. Però un minimo, diciamo che secondo me anche questa volta abbiamo avuto un hype un po' esagerato. Ripeto, è meglio di quello là. Ho visto più ciccia che mi piace, più ciccia, soprattutto più varietà. Decisamente più varietà, indubbiamente, ma veramente tanto. Tanti titoli indie anche belli da vedere. Immortals of Evium, però che balle. Però mi fa strano. Vabbè, Ghost of Tsushima sapevamo cosa sarebbe stato. L'aveva detto Jeff Grubb, ovviamente. Non è che mi aspettasse a questo punto. Queste mosse però. Un po' di bullet time. Where are you, Connors? Garage might lead to him.
Non mi piacciono quelle cose, quelle artigliate sul garage. Quel buco poi ancora meno. Quel buco uguale. He's out of control. Scusate, controllavo alcuni messaggi. Oh! Where am I now? Ah, tra l'altro la VR veramente 10 minuti e nient'altro. Ok. Follow the fish. Drone's picking up Lizard's trail. He's still eating. We can catch him off guard. Genki, get behind me. Ho la pelle morta di un serpente. Il cobra non è un serpente. E questo ancora di meno, perché è gigantesco. Doesn't that mean he's getting bigger? Hungrier too. Ciao Peter. Ehi Peter. Sei Peter. Whoa. Sì. Hey man. New threats? The building's swarming with hunters. Any sign of Connors? Quindi abbiamo per l'appunto Spider-Man e Miles contro i cacciatori guidati da Kraven. Mr. Spider-Man, I mean. But the data isn't complete. Okay, I think I got a lock. Genki, wait, be chill. Ho rumori, non mi piace per niente. I don't even have a stomach, so. Ecco, in effetti sono allo stomaco, come fa? Let's go. Molto lungo in effetti. Ma è più dei 7 minuti che pensavo. Molto, molto lungo. E vai, si entra direttamente nel gameplay, via, così. Can't lose Connors. Harry's dying, and he's the only one who can help. We won't. You take the drones, I got the jet skis. Cool if I borrow this? Bella prodo sulla barca. Sul jet ski, anzi. This is Allora, il movimento di Spider-Man non l'ho ancora giocato, però mi è sempre sembrato molto figo. Ed è una cosa che ormai cerco comunque in titoli open world, comunque sia, è un elemento che mi piace vedere quando esiste. Proprio il poter attraversare l'open world in maniera figa è utile, cioè che sei veloce, che attraversi le varie parti in maniera ganza, ma per l'appunto anche che ti permette di farlo in maniera più veloce, in maniera con più possibilità di avanzamento, ecco, da tutte le parti. Quindi Spider-Man da questo punto di vista e il 2 anche sono una gran bella cosa. E infatti il 2 conferma queste cose. Help the tour boat! Right, I've got the metal murder bird! I warned you about going after Connors. Now this is on you. Comunque io la conferma la do, a questo punto le bombe le hanno annunciate i giapponesi con Metal Gear Solid Delta, Snake Eater e Dragon's Dogma 2. Le bombe dell'evento, quelle forti, quelle con più rinomanza dico, perché comunque sia abbiamo visto anche annunci di titoli indie molto belli, ma quelle con più rinomanza direi non Sony. O meglio, oddio, un attimo, Marathon sì. No, un attimo, devo aggiungere Marathon comunque, perché è il nuovo titolo di Bungie, devo aggiungerlo. Sarebbe di se non farlo. Spider-Man, hang on! E salviamo Spider-Man anche dalla rete, mentre Spider-Man va in acqua. E anche Spider-Man va in acqua. E beh, in acqua. Oh! Comunque veramente lungo. Un quarto d'ora di Spider-Man quasi. Molta parte anche di cutscene. Right behind you! I know! Whoa! Ski faster!
qui è gameplay tra l'altro, Non si vedeva all'inizio ma è gameplay, sì. Oh mamma. Meno male che non c'è il 3D perché altrimenti con quella barca che ti vola in faccia. Qua non dico nulla sul framerate perché ripeto, può essere anche lo streaming. L'ho visto un pochino canale ma potrebbe essere lo streaming. Quanto ti è capitato anche in altri showcase, quindi. Look out, here comes the Spider-Man. What are you guys doing? Trying to take out that gunship. Can't get close enough. Madonna santa che macello comunque. That's it. Pete. Come si chiamava il personaggio del coccodrillo umano che è essenzialmente che si trasforma in modo tale a causa di un siero con questa iniezione? Non mi ricordo. Perché è ovviamente lui. Che grande macello. Ora, la domanda è, la data la mostrano adesso o come altre volte in passato mostrano la data sul vlog PlayStation? Per motivi che penso siano per il montaggio venuto troppo in ritardo dello showcase. It's good, Pete. I saved the tracker. Peter. Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. You sure? He's got big teeth. So do I. Aia, non mi piace questa cosa. Perché in effetti Venom di suo identici li ha. Like that, right? No. He's never like that. Quindi, ok, abbiamo il fatto che Peter Parker non è completamente sotto controllo con Venom. Ma quindi Venom c'è di suo oppure no? Vediamo. Data? Ok, vedremo poi su PlayStation Blog di nuovo. Ok, quindi fine. Mi aspettavo di più. Soprattutto da Sony. Mi aspettavo di più. Perché Sony ha mostrato nuovi titoli, ma essenzialmente soltanto uno era un titolo single player. Abbiamo anche Wolverine, ma ovviamente lo mostreranno più tardi, ci sta. Però gli altri sono titoli veramente games a service. Bang ovviamente ci sta. Il Q-Lite è letteralmente un controller separato in due, diviso in due, con uno schermo attaccato. È letteralmente quello. Ma almeno fatelo in maniera un po'... Vabbè, dovrebbe essere comodo il DualSense, ma almeno fate la cosa un po' diversa. Andiamo! Peccato... Ecco, questo è molto figo. Sword of the Sea se non sbaglio. Questo anche se è interessante con il nome. Ovviamente Snake Eater. Conosco una VTuber che sarà non entusiasta di più a riguardo, anche se si è visto una mazza, ma anche per le remastered dei primi tre. Tra l'altro ormai si è capito, non c'è evento Sony, qua o quasi, senza un gioco di Five Nights at Freddy's, ormai si è capito. Tra l'altro si è anche visto abbastanza poco di molti di questi giochi di Sony. Spider-Man 2 chiaramente di più, ma si è visto proprio... Del resto, molta CGI. Marathon ovviamente ci può stare, però... Bla 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 bla. Non puoi chiuderla così! Allora, meglio dello scorso... Allora, è strano, perché... Mi viene da dire che la volta scorsa... Lo scorso showcase, quello del 2021 di settembre, aveva più roba first party, più roba di impatto first party, perché c'erano per appunto gli annunci di Spider-Man 2, di Wolverine e poi anche di pubblicazione. Tra l'altro, Stellar Blade non si è visto proprio. Uno dei titoli che pensavo fosse quasi sicuro per l'evento non si è visto proprio una mazza. Perché dovrebbe uscire anche quest'anno, magari spunta dopo sul blog. Attendiamo e vediamo. Non si è visto proprio. Rise of the Ronin ci può anche stare, magari lo presentano più approfonditamente al TGS, a quello che al presumibile showcase o state of play del TGS. Però tra l'altro qua si chiude, si termina. Interrompiamo così nel vuoto, nel vacuo.
È stato meglio dello showcase di settembre, perché all'epoca diedi tipo un 6,5, forse poi guardando un po', rivedendolo, più un 6, diciamo un 6 più, ecco. Meglio perché ho visto più terze parti, più annunci terze parti e soprattutto più varietà di sviluppatori, di stili. Cosa che non si era vista abbastanza invece allo scorso showcase, indubbiamente. Cioè, l'altra volta di Colorado c'era Tsuchiya, poi poco altro. Però tanti titoli, una quantità enorme di titoli mostrata, però poche bombe. E quello è il fatto. Almeno nello showcase del 2021, Star Wars Knights of the Old Republic Remake, con tutto che sì, lo sviluppo adesso è stravagliato, però era comunque una bomba, anche d'impatto perché era un titolo originariamente legato ad Xbox. Poi per l'appunto, trailer nuovo di Gran Turismo 7, con la data poi annunciata ovviamente su PlayStation Blog, non nello showcase stesso. Spider-Man 2, Wolverine. Tecnicamente più titoli mostrati, ma con meno sostanza da parte di Sony. E soprattutto la stragrande maggioranza sono roba per Games as a Service. Vabbè, Nothing, non è tanto quello il problema alla fin fine, titoli multi, c'è anche roba multi con Switch, tipo The Plucky Squire, immagino anche, se non subito dopo il titolo dei creatori di Gris, ma non è tanto quello, anche Metal Gear Solid ad esempio è multi, ma non è tanto quello, è che sono mancate comunque, a parte, ci sono state le bombe terze parti, Metal Gear Solid 3, perché, diciamocelo, è bomba, è chiaramente bomba. È vero che è licato, ma rimane bomba. Dragon's Dogma 2 è bomba sì, perché non è licato una mazza di questo titolo. Cioè, sapevamo che era stato già annunciato l'anno scorso, però bomba sì. Vari titoli interessanti, però sono mancate e il fatto è questo. Da uno showcase come questo, il primo dopo un anno e mezzo e passa, quindi non uno State of Play. Quindi quello dove Sony avrebbe dovuto mostrare molta roba, o comunque sia, c'era un carico di aspettative molto alto. Non aspettarsi la qualunque, però era in ogni caso un carico di aspettative molto alto. E non è stato rispettato quel carico di aspettative, soprattutto sul lato first party. E il che mi sorprende, perché mi aspettavo di vedere molta più roba first party, soprattutto più bilanciamento tra Games as a Service e single player. Cioè, l'unica roba single player che abbiamo visto di Sony, lascia stare Banger che comunque sia è a sé stante, ma l'unica roba single player di Sony è stata Spider-Man 2, che ha anche chiuso l'evento con gameplay per un quarto d'ora circa, ben più di quanto mi aspettassi. Che ci sta tra l'altro come bomb, cioè ci può anche stare come finale, abbiamo visto ormai 3 direct terminare con Zelda, ci può stare, però è che è mancato il resto di, cioè mi aspettavo di più da parte di Sony. Di più anche dalle terze parti, però meglio rispetto a quello che si è visto nell'altro showcase. E ovviamente sempre il Giappone ormai che mostra le cose più interessanti. Ovviamente, non so per quale motivo. Cioè, Alan Wake anche... Allora, non è che non ci siano state cose fighe in generale. Titoli indie molto fighi, Plucky Squire per l'appunto. Alan Wake 2 è figo. Però sono titoli comunque non nuovi. La maggior parte di questi sono titoli non nuovi. Mi aspettavo di più. Mi rimane un pochino la sensazione di mancanza. Non è come lo scorso showcase, però c'è una mancanza. Mi aspettavo di più. Soprattutto da Sony, lì proprio mi viene da dire non insufficiente, però sufficienza risicata, perché ha mostrato nuovi giochi, però la stragrande maggioranza gas. La stragrande maggioranza gas. Ed è vero, avevano già detto che avrebbero aumentato ovviamente gli investimenti. Poi, tra l'altro, non si è visto The Last of Us Factions! Ci ho realizzato soltanto ora, come? Dov'è The Last of Us Factions? Sarà da Geoff Keighley a questo punto? Dove cazzarola è? Com'è che non si è visto The Last of Us Factions? Come? Era, a parte Spider-Man, io davo il 90% di possibilità di vedere The Last of Us Factions. Non si è visto manco quello. L'ho realizzato soltanto ora. E sarebbe anche rientrato nella prospettiva gas. Perché ripetiamo che in effetti PlayStation sarà anche al Summer Game Fest, ma mi domando in quale. Tra l'altro Death Stranding 2 non si è visto e immagino che sarà là invece, perché Geoff Keighley e Hideo Kojima sono amici belli.
Forse tra l'altro anche per il fatto che avere sia Death Stranding che Metal Gear Solid, non so quanto sarebbe... forse Kojima non avrebbe apprezzato, ecco. Però... boh, ripeto, Death Stranding 2 ci può anche stare, lo si potrebbe vedere al Summer Game Fest. Ma The Last of Us Factions proprio come? Perché non è qua? Perché non è stato mostrato qua? Il titolo, ripeto, che davo più per scontato non si è visto. Il secondo, perché il primo ovviamente Spider-Man è quello normale. Non lo so. Sono rimasto non direi scontento, più che altro per aspettative, perché ci si è vista una grande quantità di roba, ma rispetto alle aspettative dell'evento, no. Non delusione come lo showcase scorso, però E ripeto, sorprendentemente più a livello di Sony che delle terze parti. Meno male che si sono visti indie belli, tra l'altro. Meno male. Ringrazio che Sony questa volta abbia deciso di mostrare più ciccia anche di indie, più varietà. Ringrazio sinceramente. Un po' Dragon's Dogma 2, ripeto, grande bomba. Forse più bomba in Metal Gear Solid a questo punto. È quindi la bomba principale dell'evento. Almeno dal mio punto di vista. Poi credo che anche Marathon abbia un grande impatto come titolo, perché è il nuovo titolo di Bungie, quindi... Però... non lo so. Non mi cioè... forse anche la durata, tanto lungo. Vabbè, la VR si è visto veramente poco e niente. Roba che si è vista anche in State of Play scorsi. Synapse si era già visto. E vabbè. E direi a pelle, a bruciapelo 6,5. Direi. Boh, cioè, non lo so, è strano. Quando uno vede questo evento, uno o si aspetta, forse in effetti perché la scala dei grigi dovrebbe essere più applicata, però uno si aspetta o un evento molto con tanto ritmo, con tanti titoli, annunci, anche di vario livello, indie, terze parti, major, eccetera. O magari ti aspetti anche la cacchiata. Questa non è una cacchiata, non lo definirei osceno come evento, però non è soddisfacente rispetto alle aspettative. Ecco. Direi questo, deludente rispetto alle aspettative. Ed è già il secondo showcase che è così. Il che è strano. Il che è strano perché tenendo conto di supporto terze parti, ma soprattutto dei team Sony. Anche perché se uno ci pensa, i titoli Sony mostrati, la maggior parte erano dei team nuovi, quelli che sono stati acquisiti da poco. Bungie, Firewalk, Haven. Non si è visto Naughty Dog, no, vabbè, non si è visto Band Studio, non si è visto, vabbè, Sucker Punch, grazie a Jeff Grubb lo sapevamo. Media Molecule, ovviamente dispersa. Chi altri di Sony? Vabbè, Polyphony Games ovviamente no, perché... però c'è il film, però non va usato il film. E cioè, mostrare il film, il trailer del film è un peccato mortale, secondo me, è infrazione della Convenzione di Ginevra bella forte. Delusione rispetto alle aspettative, e non penso che fossero le nostre aspettative troppo elevate. Ripeto, showcase è il primo dopo tanto tempo, tanta attesa, un'ora e passa. È mancata la bomba Sony, ma sono mancati anche altri annunci a un certo livello. Sono mancati anche quelli. Molta della roba in effetti era già annunciata, ci può anche stare, però veramente una grande quantità di roba già annunciata. O comunque sia di annunci first, ripeto, strano non vedere quello che stanno facendo i team interni Sony, quelli più radicati. Fa strano. Vabbè, direi che nella confusione si chiude questa live. Davvero... ripeto, c'è stata roba bella, anche molto bella, però mi aspettavo di più, e da Sony ancora di più. Però ci ho azzeccato con varie previsioni, quella all'ultimo minuto di Assassin's Creed Mirage, di Final Fantasy XVI, me l'aspettavo, però non c'è stata la data della demo. Poi, ovviamente, vabbè, Metal Gear Solid, Spider-Man e vabbè. Poi Marathon, previsione che avevo fatto anche ieri, c'è il titolo Bungie, di cui ricordavo il nome, ci ho preso.
Poi ieri ho pensato anche, vabbè, magari se c'è anche PS4 mostrano pure, che ne so, mostrano Grand Blue Fantasy Relink, e là ci ho preso. Però, ecco, per l'appunto, non ci ho preso sulla presenza terze parti giapponesi, di più di quanto mi aspettassi. Non eccessivamente, però di più di quanto mi aspettassi dato l'orario. Però in generale, 6,5 al momento, poi magari cambia, forse un pochino di più, però al momento sì, perché è comunque migliore dello scorso showcase, però al momento a pelle, bruciapelo, 6,5. Quindi, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo domani con Zelda Tears of the Kingdom. Sto caricando anche la serie di live dedicata a Zelda, poi le altre live precedenti vedrò quando riuscirò a caricarle. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima. Magari la prossima volta che ci vediamo per una live reaction evento Sony vedremo gli altri team Sony che stanno facendo, quelli più radicati. The Last of Us Factions dove cazzarola sta? Cioè veramente, adesso che ci penso, dove cazzarola sta? Perché non qui? Spero che sia al Summer Game Fest, perché sennò le domande sono enormi. Dove cazzarola sta? Dov'è? Grazie ancora, ci vediamo alla prossima e ciao!